Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Alle mie spalle, in realtà non è questa ma è questa macchina, è la nuova Golf 8. Oggi vi farò vedere l'infotainment di questa macchina che è davvero molto tecnologica, anche se c'è di meglio, nel senso sempre su questa versione c'è un allestimento in più con più cose tecnologiche e magari visto che qui c'è un ID3 a fianco a me, fatemi sapere se vi va di vedere anche l'infotainment di questa vettura 100% elettrica e sono sincero non vedo l'ora di guidare. Ringrazio i nostri amici di Volkswagen Centrum Bari che ci hanno permesso di fare questo video e anche quello di Carlo ve lo lascio qui in alto nelle schede con la Golf 8, ma magari se ci vogliono lasciare un ID3 per fate voi. Siamo al volante di questa Golf 8, abbiamo davanti a noi uno schermo da 10,25 pollici che è questo del sistema infotainment, stesso polliciaggio davanti a me, quindi davanti al guidatore con tutte le varie informazioni che adesso vi dirò. È un sistema personalmente che mi piace, anche se ha diverse fasi di complessità. Infatti noi siamo, al momento questo è spento, lo accendo. Noi siamo adesso al volante di questa Golf 8 che non è una versione full, ma lo posso notare da diversi dettagli, ha una configurazione intermedia. Da cosa posso notarlo? Per esempio qui manca il tasto per configurare i vari tipi di guida, o comunque anche all'interno del sistema infotainment mancano determinate cose che adesso vi farò vedere. Bene, come abbiamo visto prima, questa è la schermata da spento. Io posso scegliere una serie di orologi, come potete vedere, e ho sempre da un punto di vista personale, quindi del guidatore, sembra sott'occhio qui le notifiche. A schermo spento ho una serie di widget dell'orologio, vedete qui abbiamo l'orologio e la data, qua in maniera analogica, con anche dei diversi design. Andiamo ad accendere il sistema infotainment. Quello che compare subito è una serie di widget, vedete qui ci sono una serie di applicazioni, tutte le applicazioni all'interno della vettura, e qui troviamo una serie di widget di shortcut, quindi dei pulsanti rapidi per andare per esempio in questo caso alla navigazione, alla radio, al veicolo, al telefono, oppure in questo caso c'è l'elenco di tutti i telefoni, quindi lo shortcut per il telefono proprio, quindi accedere al telefono. Qui uno shortcut per quanto riguarda la questione consumi, vedete il trip, e qui poi i vari utenti, lo shop e l'aiuto in generale. Poi a sinistra abbiamo un utilissimo tasto home che permette di ritornare appunto alla schermata iniziale. Lo preferisco piuttosto perché uno alla guida, mentre sta guidando, se è per esempio su radio, facciamo così, e ha bisogno di tornare magari non tanto la navigazione quanto, non lo so, la schermata iniziale perché non gli interessa vedere questo, velocemente, quindi con la coda dell'occhio vede che qui c'è un tasto, clicca e ritorna alla schermata iniziale. Lo apprezzo davvero tanto perché alle volte ci sono alcune cose troppo macchinose che magari sono un po' inutili, soprattutto non tanto facili durante la marcia. Cosa? Per esempio questo qui, è una cosa che sì, utile, tanto utile, però personalmente preferisco magari utilizzarlo quando sto a sistema fermo, quindi come adesso la macchina ferma e lo posso utilizzare, ma sinceramente averlo a portata di mano mentre guido è un po'... fare questo gesto è un po' scomodo sinceramente, però comunque se per sé è molto comodo avere una situazione del genere, perché vedete qui ho degli shortcut. Posso disattivare e attivare il sistema start and stop, soprattutto, in questo caso l'ho attivato, posso andare ora l'ho acceso, a casa, quindi io imposto casa, devo stabilire il nuovo indirizzo di casa, però mi porta direttamente a casa, quindi davvero molto utile e veloce. Abbiamo in basso qui il clima, mi porta direttamente al clima e in questo caso poi posso scegliere. Una differenza rispetto a quello che vi dicevo prima sulla differenza dei vari sistemi di infotainment: in un sistema di infotainment più completo di questa Golf 8 c'è anche lo smart clima. Per esempio io qui posso impostare una serie di impostazioni e basta, mentre nel sistema più avanzato c'è un sistema, per esempio ho caldo al petto, ho freddo ai piedi, ho caldo ai piedi, ho freddo alla testa, e posso andare a selezionare queste soluzioni smart.
Qui in alto a sinistra troviamo le notifiche. In realtà è un sistema di notifiche, questo qui con tutte le notifiche, però se faccio swipe verso sinistra mi compare, vedete, quello che abbiamo visto prima facendo lo swipe verso il basso, quindi molto molto simile come funzione. Sotto lo schermo troviamo dei tasti, chiamiamoli così, è un touchpad, sia questo qui che anche questo con per esempio i vari tasti qui per gli assistenti alla guida, il menu, il clima. Non impazzisco per questa soluzione qui, perché sì, è molto comodo, io sto ascoltando la radio, guido, faccio così, vedete? Alzo e abbasso il volume lo stesso, ma in realtà non sono touch al 100%, nel senso che sono troppo touch, perdonatemi questo gioco di parole. Io adesso non sto toccando, ma ho il dito leggermente vicino e comunque funziona. Vedete? Quindi capita che per sbaglio potete magari, non lo so, vi immagino il vostro figlio accanto che dorme, volete cambiare la radio, sfiorate qui, vedete? Il volume si è alzato, non l'ho toccato, l'ho solo sfiorato, il volume si è alzato. È una soluzione bella, ma forse non troppo comoda in certi aspetti. Allora, andiamo sul clima, accendo il clima e posso andare a modificare la temperatura qui, lo stesso sempre col sistema touch, o qui. In realtà perché due? Semplicemente perché in questo caso posso alzare io o può alzarlo anche il mio passeggero. In altri casi nel sistema clima bizona, qua avremo una temperatura e qua avremo un'altra temperatura. Posso utilizzare, vedete, attivare tutti questi pulsanti per impostare quello che voglio della climatizzazione. Qui abbiamo appunto, vedete, il riscaldatore supplementare automatico, in questo caso lo disattivo per esempio, e poi abbiamo il tasto per spegnere la climatizzazione, che è questo. Anche qui molto molto semplice, forse avrei preferito un tasto fisico più istantaneo. Di tasti fisici sul clima ce ne sono, ma a sinistra ve lo farò vedere a breve. Andiamo nel sistema appunto delle applicazioni. Abbiamo qui il telefono ora il telefono non è connesso, insomma qui possiamo scegliere, possiamo comporre i numeri, c'è la rubrica, in questo caso facciamo una chiamata di emergenza. Poi abbiamo radio e media, l'abbiamo visti prima, il discorso delle radio, vedete qua c'è tutto l'elenco delle radio DAB, qua c'è il selettore tra radio FM e radio DAB o la web radio addirittura anche. Qua abbiamo i preferiti, basta aggiungerli, per esempio radio DJ, media, qua posso aggiungere i media, quindi i miei media, Bluetooth e media streaming, perché infatti c'è un sistema anche qui di streaming, quindi streaming musicale. Setup, e qui posso andare a impostare tutte le varie situazioni, per esempio notiziario sul traffico, i comunicati DAB supplementari, il testo delle radio, il logo delle emittenti e così via. Andiamo su impostazioni media, stessa cosa, posso gestire wifi, posso selezionare il vario tipo di dispositivo Bluetooth o anche il discorso dei servizi media streaming, posso andare a scegliere quali sono, in questo caso ora sono disattivati perché comunque l'auto non è attiva al 100%. Torniamo indietro e andiamo su navigazione. Navigazione è il touch è davvero molto, molto bello, forse un po' a scatti quando faccio zoom in, zoom out, ma alla fine è un discorso semplicemente di processore, vedete, se lo faccio lentamente è molto molto fluido. La cosa che mi piace è che comunque semplice da utilizzare, vedete qua a fianco, abbiamo una specie di roadmap, quindi qua siamo noi e alla fine avremo la bandiera a scacchi. Per esempio facciamo subito vedere una destinazione. Allora ora vi dico perché ci sono queste tre proposte. Andiamo su ricerca, facciamo Altamura, va bene così, faccio avvia. Vedete? Accedere sull'itinerario visualizzato. E questo è il punto di arrivo, tipo bandiera a scacchi, esatto, vedete? C'è la bandiera a scacchi, qui mi dice che ci vogliono 50 km per arrivare, 52 minuti e all'arrivo è previsto alle 15:53. Poi basta premere qui per annullare
la navigazione. In realtà avrei preferito un altro messaggio di avviso: vuoi cancellare la navigazione, perché così è troppo istantaneo, magari uno lo fa per sbaglio e quindi si cancella la navigazione. Andiamo sul setup navigazione, quindi posso selezionare i tipi di itinerario, evita autostrade, evita traghetti, scusatemi, e vedete per esempio posso anche impostare in base se ci sono delle restrizioni temporali, stagionali, le strade col bollino rosso, diciamo quando c'è molto traffico, avvertimento carburante e così via, tutte le varie informazioni di questo sistema infotainment, istruzioni del navigatore, posso scegliere se avere le istruzioni estese, abbreviate, oppure solo un suono, durante la telefonata se mi dà fastidio tipo avere la voce gira a destra, la posso semplicemente disattivare. Anche qui posso impostare istruzioni navigatore. Vedete, impostare il volume del navigatore. Funzioni base, apprendi comportamento utilizzo. Che significa? Se io lo attivo per esempio e la macchina impara, se io ogni sera alle 7 torno a casa dal lavoro, lui automaticamente mi dice: vuoi tornare a casa se tipo sono le 6:30, 7 meno un quarto, e lui automaticamente mi imposta il navigatore verso casa. Per esempio, vi stavo facendo vedere qui, se vado sulle destinazioni mi escono le proposte, esattamente questo, quindi loro sanno che magari questa è l'ora di pranzo, magari queste persone a quest'ora sono andati ad Altamura in questo caso, è un discorso di proposte, quindi l'auto propone i soliti indirizzi e basta premere e andiamo, molto 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 semplice, disattivo. Per quanto riguarda la mappa, abbiamo qui dei point of interest, vedete? Tipo questo della Kuwait, posso avviare la navigazione. Qua posso andare a impostare che tipo di visuale avere, vedete? Questa è una visuale zenitale, questa è una visuale a volo d'uccello, e qui invece possiamo scegliere la modalità notte, o modalità giorno, o automatico, o impostare il volume, quindi davvero molto molto semplice nel suo utilizzo. Passiamo alla funzione veicolo. Qua troviamo alcune funzioni, per esempio start and stop adesso è spento, poi la pressione dei pneumatici, quindi possiamo fare un check sulla pressione dei pneumatici, il service, vedere per esempio il cambio fra quanti, in questo caso fra 498 giorni o fra 20.000 km, l'auto comunque è nuova, ispezioni fra 267.000 km o 661 giorni e così via. Qua abbiamo i dati, alcuni dati della vettura, in questo caso per esempio l'auto ha fatto 0 km, 230 km di autonomia. Vediamo in generale l'auto ha fatto 1347 km, quindi con un consumo medio di 12 km al litro e così via, tutte le varie informazioni del trip dell'auto. Andiamo su App Connect, qua praticamente come potete leggere è Apple CarPlay o Android Auto quando sono attivi e collegati. Qua i vari utenti, possiamo scegliere più utenti, vedete io posso inserire un indirizzo email, un indirizzo password per il sistema WeConnect, che è un sistema che può essere brevetato da WeDrive, ma in realtà non c'entra niente con WeDrive, è semplicemente il sistema qui di Volkswagen che permette di controllare l'auto, avere sotto controllo l'auto anche dall'applicazione. Suono, solita impostazione del suono con i vari bassi, medi, alti, il focus, quindi io posso andare a scegliere dove far capitare il suono, quindi in questo caso mettiamo al centro, e qua andare a impostare i vari tipi di volumi, quindi i comunicati radio, il comando vocale, il sistema di comando vocale per esempio, oppure il volume massimo all'accensione, l'abbassamento volume dell'infotainment durante il parcheggio, perché di solito quando uno parcheggia vede meglio quando abbassa il volume, questa macchina lo sa e quindi abbassa automaticamente il volume, e tante insomma informazioni o comunque impostazioni del suono. Shop in realtà adesso non è connesso a internet la vettura, sì, non posso farvelo vedere perché la vettura non è connessa a internet. Luci soffuse, quindi mi permette di scegliere i colori delle luci ambientali di questa vettura. Luminosità, vedete, posso andare a settare singolarmente la luminosità, posso andare a settare il colore di quelle due luci che avete visto,
posso andare a scegliere un mood, nel senso che, vedete, Vitality o Infinity, Eternity, e a questo, non so se avete notato, e a questo cambio di luci varia anche sia quello che vedo io sullo schermo qui davanti, ma anche, vedete, cambia. Ora è arancione, ora è rosso, ora è azzurro, cambia proprio tutto, vedete? È una cosa interessante, carina, vedete? Bello, mi piace come sistema, è quasi come cambiare lo schermo, cambiare sfondo al telefono, che dà sempre l'idea di un telefono diverso. Questa cosa qui mi piace. Clicchiamo su aiuto, qua ci permette di imparare a utilizzare questo sistema. Guardate quante informazioni ci sono, tantissime, davvero tantissime, perché magari chi non vuole applicarci o comunque chi vuole leggere diciamo un manuale di istruzioni può semplicemente cliccare e può capire, leggere come funziona il sistema infotainment. Ovviamente ci sono anche le impostazioni dei vari comandi vocali, per esempio nel clima basta dire ho freddo e quindi funziona. Dico per esempio questa parola qui: ciao Volkswagen, Come posso aiutarla? ho freddo. Per le funzioni del climatizzatore non si può usare il comando vocale. Devo attivarlo perché in realtà è disattivato, però vedete comunque possiamo utilizzare per diversa roba, per esempio non lo so, in navigazione posso dire portami a un distributore di benzina e porta, oppure voglio andare al lavoro, voglio andare a casa, portami da Mario Rossi. In questo caso, se nel telefono ho un contatto, posso semplicemente andare a dirigermi verso la sua abitazione o comunque l'ufficio del lavoro. Poi abbiamo setup, tutte le impostazioni dell'auto, ragazzi, veramente tutte le impostazioni possibili e immaginabili, per esempio wifi, vedete, posso impostare l'hotspot, la password, oppure le unità di misura, oppure per esempio lo schermo, la luminosità media, il suono touchscreen, il suono del tasto home, tante cose che si possono andare a impostare. In realtà vedete, sensori di avvicinamento. Ora vi faccio vedere, questa è una cosa che diciamo apprezzo nelle Volkswagen. Vi faccio vedere subito come funziona. Prima però andiamo su assistenti e qua possiamo vedere tutti gli assistenti di guida. Vedete? Lane assist, il regolatore automatico della distanza, il riconoscimento della segnaletica stradale, l'assistenza per la guida ecologica, cioè che ti avvisa abbassa la marcia, scala, metti a folle, queste cose qui, il rilevamento della stanchezza del conducente e tanti altri ADAS che si possono ovviamente andare a settare, per esempio vibrazione del volante, attivo. Avete visto prima quelle impostazioni di avvicinamento della mano o comunque di funzioni di gestione con la mano? Beh, adesso mi allontano un attimo, quindi vedete sto con la mano lontana, non sto facendo nulla. L'auto adesso, il sistema infotainment è tra virgolette spento. Nel momento in cui io mi avvicino, vedete? Si sposta. Quindi compare la barretta qui in alto per le notifiche, compare la barretta qui in alto a destra, vabbè, qui a destra per lo scroll, e si muove anche lo schermo. Vedete il display. Ma non è tutto, perché, come vi ho detto prima anche, c'è un sistema. Forse un po' troppo veloce, ecco. È comodo, è una chicca, diciamo, tecnologica che a me fa impazzire. Infatti sto ridendo come un bambino perché mi sto divertendo, anche se non funziona benissimo. Però no, in realtà devo stare qui bene, qui funziona sempre. Vedete, sono io che non lo so utilizzare. Ed è comodissimo, è fantastico, mi diverto troppo con queste cose qui. Bene. Passando alla seconda pagina troviamo, come vi ho detto prima, i vari shortcut. Andiamo semplicemente a vedere come funzionano. Se io clicco su veicolo, vedete, mi porta direttamente su veicolo. Oppure se io vado su partenza, cioè sul trip, mi porta automaticamente al trip. E ovviamente questo sistema può essere modificato in base alle proprie esigenze. Ma parliamo un attimo di questi tastini qui in basso. Allora, ci sono alcuni tasti che forse sono un po' diciamo più utili rispetto ad altri. Per esempio la questione clima qui permette subito di attivare il clima,
Però in realtà, anche se io clicco qui, si attiva il clima, quindi c'è una doppia ripetizione che non sempre magari uno preferisce cliccare qui piuttosto che cliccare qui o viceversa, però comunque insomma fa piacere avere un tasto fisico. Per quanto riguarda gli assistenti di guida abbiamo anche qui uno shortcut, qui lo stesso per quanto riguarda il discorso del parcheggio, qui di solito compare o questo o potrebbe comparire anche la retrocamera se la vettura ce l'ha, e qui in questo caso in altre vetture, come se avete visto il video che ha fatto Carlo, ci sono tutte le varie tipologie di guida. Ma adesso spostiamoci qui. Allora, qui davanti a me troviamo il volante, poi dite ma è ovvio, ma ora vi spiego bene il perché. E poi il sistema monitor qui dietro, e anche qui dei touch, dei tasti touch per fare determinate cose, per esempio le luci o ora vi spiego bene. Passiamo però, vediamo subito il fatto del volante. Allora, in questo caso, come potete vedere, io i tasti ce li ho fisici, cioè ho dei tasti fisici, io premo dei tasti. Però in alcune Volkswagen più accessoriate, sicuramente avete visto il video di Carlo, qui abbiamo dei tasti touch. Sono dei tasti touch che però hanno un feedback aptico. Quelli li apprezzo. Il fatto di avere qui un semplice pezzo di plastica che mi permette di cliccare non mi piace molto. Preferisco avere un feedback aptico, perché io devo avere la certezza che sto cliccando quel tasto. Anche qui, per esempio, a sinistra ho tutte le varie impostazioni delle luci, vedete? Io sto accendendo le luci, sto cliccando. In questo caso accendiamo le luci normali. In questo caso io avrei bisogno di un feedback aptico, di un tic che mi permette di capire sì, sto cambiando luce. L'avrei preferito. Stessa cosa anche qui per i fendinebbia. Vedete, qua soltanto i fendinebbia anteriori, qui ha di regola in altre versioni anche i fendinebbia anteriori. Qui in basso vi ho detto prima che avrei preferito avere dei tasti fisici rapidi, per esempio per sbrinare qui. Volkswagen li hanno spostati qui a sinistra, infatti vedete Max e Rear. Ora si accenderà l'impazzata tutto, infatti spengo, però insomma alla fine è una soluzione molto comoda, molto vicina al guidatore. Ripeto, forse avrei preferito il touch, anche se voi adesso non li vedete, in realtà forse se mi avvicino, ecco vedete, questo ho messo la telecamera vicino ai miei occhi e vedete si vedono. Però se io fossi leggermente magari più basso, quindi più avanti col sedile, con il volante più verso di me, un po' si coprono. Quindi non è una soluzione, diciamo, molto ergonomica per le persone basse, però per le persone, diciamo, con un'altezza media come la mia, come sono 1,75 m, si vede comunque, si vede bene, è abbastanza comodo l'arrivo. Davanti ho un sistema da 10,25 pollici in cui vedete, diciamo, 3 macro aree. La prima centrale con, in questo caso, la velocità. A sinistra abbiamo il contagiri con delle impostazioni qui che possono variare, ora vi faccio vedere come. E qui a destra abbiamo il contachilometri con anche qui delle informazioni che posso variare. Come? Beh, è molto semplice. Allora, vedete qui abbiamo i tasti in cui se io clicco sul tasto di destra compare tutte le varie informazioni che mi può dare qui la funzione di destra, per esempio la bussola, le informazioni sulla destinazione, l'orologio, la velocità, il telefono. Per esempio andiamo su navigazione e quindi mi compare la navigazione non è attiva, magari la attiviamo per farvi vedere al meglio questa funzione. Perfetto, avviamo. Procedere sull'itinerario visualizzato. Vedete? Mi compare, non compare la mappa, ma compaiono delle piccole indicazioni. Andiamo a chiudere qui il sistema. Poi, al centro abbiamo tutta una serie di informazioni, per esempio data e ora, segnaletica stradale, la velocità, i dati di marcia, quindi il trip. A sinistra, premendo l'altro tasto, questo qui a sinistra, possiamo decidere cosa far vedere qui, per esempio il consumo medio, l'indicatore di marcia, il livello del carburante, gli assistenti. Andiamo su assistenti alla guida e qui compaiono tutti i vari assistenti alla guida della vettura. Andando a impostare qui
su View, clicchiamo su View, cambia, vedete? Non ho più adesso il contachilometri, il contagiri, scusatemi, il tachimetro, ma ho qui la macchina, quindi con i sistemi di sicurezza, vedete che lo schermo più o meno è uguale. Qui la navigazione, magari a sinistra metto per esempio, diciamo, il consumo medio, capito? Riclicco su View, vedete? Molto, molto semplice e intuitivo, mi piace questo sistema. Passiamo invece, qui tra l'altro c'è il tasto per, vedete, l'assistente vocale, qua in alto c'è a sinistra e a destra per cambiare musica. Andiamo qui sulla razza di sinistra, qua abbiamo tutto il sistema di controlli, diciamo, dell'assistente alla guida. No, non voglio parlare con te. Il comando vocale non voglio parlare con te, grazie. Qua a sinistra abbiamo il volume sotto e il volume sopra, quindi per alzare e abbassare il volume, e qua abbiamo tutti, ripeto, i vari tasti per gli assistenti alla guida. Clicco qui, vedete? È un altro shortcut per gli assistenti alla guida, ce ne sono un po' tanti. Clicco qui e mi compare, in questo caso, il lane assist. Io posso andare limitatore, front assist, a scegliere quali sistemi voglio attivare o disattivare. Poi qua posso andare a impostare il cruise control e in questo caso abbassare o diminuire, vedete? Posso abbassare o diminuire la distanza che io scelgo dalla macchina che mi precede. Quindi davvero un sistema molto molto completo. Beh, avete visto come, nonostante dall'esterno sia la solita Golf, chiamiamola così, dall'interno comunque è cambiata, soprattutto è 3.0, perché già la Golf era abbastanza moderna, questa è ancora più moderna e io che sono patito della tecnologia mi piace davvero un sacco. Se volete sapere magari qualche altra informazione o comunque volete vedere altri sistemi infotainment, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like a questo video, ma soprattutto, se vi va di vedere un po' tutto quello che facciamo sugli altri social, cercateci come wedrive.tv.